Circa un mese fa, all'inizio di questa cosiddetta pandemia, avevo esposto ad alcuni colleghi la mia teoria sull'utilizzo della colchicina per la prevenzione delle complicanze polmonari da Covid-19. In particolare la colchicina aveva attirato la mia attenzione per gli insignificanti effetti collaterali e per le sue proprietà di inibire la motilità dei leucociti e la produzione da parte di queste cellule di leucotriene B4. Il leucotriene B4 stimola a sua volta la produzione di interleuchina 2, che induce il reclutamento e l'attivazione dei leucociti neutrofili, che in condizioni fisiologiche esercitano un'azione di difesa dell'organismo. Il leucotriene B4 stimola inoltre la produzione di citochine, molecole proteiche che prolungano l'infiammazione e hanno un ruolo fondamentale nella patogenesi del danno tissutale, provocato da una iperattività degli stessi neutrofili. In pratica vi ho descritto tutto ciò che avviene nella polmonite interstiziale da coronavirus. Il 13 marzo, sulla pagina online di Milano Finanza, è comparso l'articolo Covid-19, come trattare le malattie autoinfiammatorie, del professor Raffaele Manna, direttore del Centro delle Febbri Periodiche dell'Università Cattolica al Policlinico Gemelli di Roma. Nell'articolo si parla dei pazienti affetti da malattie autoinfiammatorie, quali la febbre mediterranea familiare, trattati con colchicina o farmaci biologici antagonisti dell'interleuchina 1 ed esposti al rischio di infezione da Covid-19. L'autore dell'articolo, dopo aver analizzato gli studi sulle polmoniti virali e dopo una consultazione con esperti di livello internazionale, come il direttore dello Sheba Medical Center in Israele e il professor Fabrizio De Benedetti, direttore della pediatria reumatologica dell'ospedale Bambin Gesù di Roma, afferma che la colchicina nelle malattie autoinfiammatorie può abolire le manifestazioni febbrili. Quindi, dal punto di vista diagnostico, per escludere il sospetto di infezione da Covid-19, non bisogna aspettarsi il sintomo febbre, ma fare affidamento solo sui sintomi come tosse e dispnea. D'altra parte, per quanto riguarda la gravità della tempesta infiammatoria connessa all'infezione da coronavirus, e questo è quello che ci interessa, la colchicina può ridurre questa tempesta di citochine e può addirittura ridurre il danno tissutale immunomediato. Infatti, in caso di infezione da Covid-19 è stata osservata una attivazione anomala del sistema immunitario che porta alla sintesi di diverse citochine infiammatorie. Questa risposta infiammatoria induce nel 15% degli affetti da infezione da Covid-19 una trasudazione di liquidi interstiziali a livello capillare polmonare, con conseguente edema polmonare e ipossia, cioè deficit di assunzione di ossigeno e infiltrazione di leucociti neutrofili nel parenchima polmonare. Questo stadio della malattia è generalmente seguito da un aumento della degenerazione fibrosa polmonare e formazione di membrane ialine che ostacolano la diffusione di ossigeno negli alveoli polmonari e dagli alveoli polmonari al sangue. A seconda del paziente, questi gravi cambiamenti patologici possono risolversi spontaneamente o progredire nel 5% dei casi e costringere all'intubazione per consentire l'assunzione forzata di ossigeno. La colchicina si è dimostrata in grado
di dominare la tempesta immunologica di citochine e la proliferazione dei leucociti neutrofili, che risultano addirittura più dannosi dell'effetto nocivo del virus sulle cellule polmonari. Il mio consiglio è quindi di assumere una compressa di colchicina al giorno a digiuno, a stomaco vuoto, per un mese nel caso di comparsa di sintomi influenzali. Grazie e arrivederci.